Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una serie generica, quindi prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Troviamo l'anello, quindi vuol dire che partiamo in un certo senso col piede giusto, c'è impegno, c'è cura, dedizione, attenzione alle vostre cose, però spesso fa riferimento anche alle collaborazioni, a trovare partecipazione e coinvolgimento soprattutto nelle relazioni più importanti. Quindi direi che quando si apre la settimana nel modo giusto probabilmente ci sono anche i presupposti, e lo vediamo con la presenza dell'ancora, di aver e trovare maggior sicurezza e tranquillità. Quindi c'è un raggiungimento, ci sono dei riscontri positivi, c'è anche l'ancora di salvezza, io la chiamo così perché spesso, soprattutto in quelle situazioni più complesse, magari c'è questo spiro di sollievo, si arriva a trovare una soluzione in extremis, o le cose proprio si risolvono tra virgolette quasi da sole, e infatti l'ancora ci dice che abbiamo possibilità di ottenere questo risultato, anche direi proprio grazie all'intesa, alla convergenza di idee, di proposte, di equilibrio soprattutto. E io direi di procedere e continuare in questo modo, perché poi con la presenza del bouquet vuol dire a maggior ragione, quindi va a intensificare quello che vi stavo dicendo proprio di soddisfazione, di riuscita e di ottenimento. In più il bouquet ci parla anche di un dono, di una proposta, un invito, può essere anche una novità interessante. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci. Abbiamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, principalmente coppia singoli, io consiglio di ascoltare perché alcune cose possono fare riferimento anche a chi non dovesse essere interessato, quindi alla famiglia, alle amicizie, se avete anche dei figli. Vediamo un po'. Troviamo la rosa ed è perfetta, secondo me, ci calza a pennello anche con questa bellissima energia, perché la rosa ci parla di unione felice, di connubio, di fusione, di sentimento e passione, oppure di idee, come abbiamo visto, di anche voler procedere in un certo modo, soprattutto se avete obiettivi in comune o qualcosa che volete realizzare. Quindi ci parla di intesa profonda, di un coinvolgimento totale per il raggiungimento di qualcosa, anche per riuscire a risolvere, quindi trovare una soluzione, quindi aiutarsi, sostenersi a vicenda. E la viola, anche questa è, può essere sia positiva o negativa, dipende dalle varie circostanze, perché la sua positività si riferisce a un po' di timore, un po' di incertezza o di ansia che potrebbe essere eccessiva a volte. Sentiamo magari una preoccupazione o abbiamo dei dubbi che diciamo si riflettono nella coppia stessa. Può essere un atteggiamento che vi dà fastidio, può essere anche avere dei dubbi per conto vostro, e quindi non voglio dire che mettete in discussione i sentimenti, però magari certe volte può succedere che magari c'è quell'atteggiamento sbagliato che mette un po' in crisi, quindi dipende dalle varie circostanze. Ovviamente la viola consiglia
di essere molto prudenti, di non inondare di insicurezza, di incertezza, perché il rapporto può risentirne. Quindi magari meglio chiarirsi, meglio verificare, meglio cercare di trovare serenità emotiva e interiore e quindi poi eventualmente comunicare. Ci può essere proprio la pratolina che fa riferimento a una svolta decisiva importante, quindi di apertura, di condivisione. Quindi mi viene in mente, essendoci anche la carta della viola, se sentite di dire qualcosa, di fare una confessione o di dire magari i vostri dubbi, le vostre perplessità, anche le vostre idee che avete paura di condividere, perché avete paura che non ci sia comprensione e accettazione, io direi che trovando il momento giusto potrebbe essere, quella svolta appunto decisiva e positiva. Anzi, alcune cose forse andranno meglio di quello che pensate, proprio con l'apertura e con la condivisione, quindi essere apertissimi, essere, sinceri. Questo vale anche per i single, che potete valutare se aprirvi, se condividere i vostri pensieri, le vostre emozioni, se c'è un sentimento nei confronti di una persona, nel meno e nel male, bene o male può essere positivo, nel senso che alcune cose almeno possono chiarirsi, cioè se c'è un interesse e si ha paura a farsi avanti, a esprimere i propri sentimenti, se la cosa va male vuol dire che deve andare a male, almeno avete la possibilità di tagliare quella situazione e andare oltre, anziché rimanere nell'incertezza. Se invece va bene, effettivamente è uno step molto positivo, perché qui c'è in realtà questa possibilità. Quindi vi invito a riflettere su queste circostanze e prendere una decisione di chiarezza e quindi di non rimanere in quella fase di incertezza che non aiuta nessuno. E adesso procediamo con la parte più pratica, quella del lavoro, delle finanze, anche se avete dei progetti, perché no. Il nemico può fare riferimento, ahimè, purtroppo a una persona. Sapete di quelle persone che non hanno nient'altro da fare che mettere zizzanie, che criticare, che non gli sta bene nulla. Quindi, cioè, se si tratta di una persona che magari si può mettere subito, si può fermare, cioè può bloccare e quindi che non va ad intaccare quello che stiamo facendo, il nostro lavoro, la nostra stessa reputazione, perché a volte può succedere anche questo, io direi di sì. Essendo che ci sono le carte positive e poi gran consolazione, vuol dire che si va a disinnescare subito una situazione del genere, che come vi dicevo può riferirsi a una persona oppure proprio una situazione che si sta vivendo un po' critica, un po' difficili da gestire, però questa carta vi sta dicendo che riuscirete, quindi qualcosa si risolve. Un problema, una fase di incertezza, c'è ottenimento, magari appunto potrebbe esserci anche da una persona una collaborazione, quindi che non ci sia stata precedentemente e che finalmente arrivi questa possibilità. A volte non è solo cattiveria o cose brutte, negative, a volte magari un confronto mancato, una collaborazione oppure altre cose non si sono sviluppate in modo positivo per situazioni esterne e quindi magari finalmente adesso c'è quella nuova possibilità di ritrovarsi, di sistemare e di passare oltre. È ovvio che la carta del ladro fa capire che in qualche modo dovete essere sull'attenti, sia riguardo alle vostre stesse finanze, sia a quello che possedete. Ovviamente per dover di cronaca devo comunque dire che si riferisce a un furto, a un inganno, a una truffa, quindi occhi e orecchie bene aperti, si possono sventare facilmente queste cose, oppure può riferirsi semplicemente a incomprensioni, litigi, discussioni o qualcuno che viene meno ad un impegno, magari vi promette qualcosa e invece poi si fa di nebbia e questo magari può essere utile soprattutto a chi è alla ricerca di lavoro, quindi occhio e attenzione, valutate ogni
ogni proposta con la massima cura. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!